Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare, configurare e aggiornare la nuova ricevente BetFPV Lite versione 1.2. Prima di iniziare diamo uno sguardo veloce a questo nuovo prodotto. Si tratta di una ricevente Express LRS a 2.4 GHz dalle dimensioni estremamente contenute, infatti parliamo di un quadratino di poco più di 1 cm per 1 cm. La particolarità di questa ricevente, come possiamo notare, è che dispone di un'antenna di tipo flat che la rende molto compatta. Oltre alla ricevente nella confezione troviamo dei cavetti per i collegamenti e 2 termorestringenti. La nuova ricevente BetFPV promette di risolvere 2 problemi. Il primo è la fragilità che comporta l'utilizzo di vecchie antenne di tipo ceramico. Molti piloti hanno riportato che dopo qualche crash la vecchia antenna a torretta tende a staccarsi, mentre questa, vista la sua particolare forma, non risente più di tanto dei crash. Il secondo problema che risolve questa ricevente Lite 1.2 è il range. Notoriamente le riceventi con antenne integrate coprono una distanza di poche centinaia di metri. BetFPV invece con i suoi test conferma che questa ricevente ha un range di ben 1 chilometro. Ovviamente siamo lontani dalla portata tipica delle riceventi Express LRS, ma dobbiamo capire che questa ricevente si rivolge a dei droni che non copriranno distanze elevate, quindi da questo punto di vista il risultato di 1 chilometro è ottimo. A questo punto possiamo saldare i cavetti sulla ricevente. Tenendolo in questa posizione, partendo dall'alto, saldo rispettivamente il nero, il rosso, il bianco e il giallo. Ok, come vedete ho saldato i cavi e messo il termorestringente. A questo punto passiamo ai collegamenti, individuiamo una porta UART libera completa di RX e TX. La UART 1 di questa scheda pare proprio fare al caso mio, infatti come vedete l'ho già saldata. Fate molta attenzione a collegare RX e TX invertiti tra loro, quindi l'RX della ricevente va sul TX del flight controller e il TX della ricevente va sull'RX del flight controller. Teniamo a mente su quale UART abbiamo saldato la ricevente perché ci servirà in fase di configurazione. Ok, eccoci sul Betaflight Configurator, iniziamo dal tab Porte. Qui attiviamo Serial RX in corrispondenza della UART che abbiamo usato per i collegamenti. Io ho saldato i cavi su RX1 e TX1 che corrispondono alla UART 1. Non dimentichiamoci di fare salva e riavvia. A questo punto passiamo al preset, passaggio obbligatorio per far funzionare al meglio la ricevente ed evitare problemi di telemetria o ancora peggio di failsafe. Nella barra di ricerca digitiamo Express LRS. A questo punto abbiamo i vari preset, di solito quello a 250 Hz è quello che fa per noi, ricordiamoci comunque di scegliere il preset relativo al refresh che abbiamo impostato sul radiocomando. A questo punto rivediamo alcune opzioni. Qui scegliamo HD Freestyle che è un setup bilanciato tra racing e cinematico. Sotto scegliamo Serial, dato che la nostra ricevente BetFPV Lite versione 1.2 è appunto di tipo seriale. Questi 2 parametri non incidono sul setup, comunque qui scegliamo singola cella e sotto lasciamolo senza spunta. A questo punto è fondamentale fare i pick e subito dopo salva e riavvia. Per aggiornare il firmware della ricevente sarà necessario alimentarla. Se vedete che solo tramite connessione USB non si accende nessun LED, allora si deve collegare la LiPo al drone. Se lo fate ricordate di muovere le eliche per una questione di sicurezza. Ora è venuto il momento di scaricare l'Express LRS Configurator, lo trovate a questo link che vi lascio in descrizione. Una volta scaricato e installato il configuratore possiamo iniziare. In questo punto scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. Qui scegliamo BetFPV 2.4 GHz, mentre sotto scegliamo BetFPV Lite 2400 RX. Come metodo per il flash selezioniamo Betaflight Pass-Through. Qui impostiamo la nostra password per il bind che deve essere la stessa che abbiamo scelto nel modulo. Ok, la ricevente è alimentata, sul configuratore ho fatto tutto, posso cliccare su Flash. Perfetto, aggiornamento completato. A questo punto torniamo su Betaflight per verificare che ci sia corrispondenza di movimenti tra radiocomando e modello a schermo. Molto bene, è tutto a posto. Se vedete che il modello in questo punto sta sempre ruotando,
Andiamo in Channel Map e cambiamo Aether 1234 in Tire 1234 o viceversa. Ed eccoci arrivate alle considerazioni finali. La nuova ricevente BTFPV Lite versione 1.2 si presenta come un'ottima scelta nel momento in cui ci serve una ricevente ultra compatta e senza antenna esterna. Da questo punto di vista i modelli di riferimento sono i Tiny-Whoop più piccoli che hanno bisogno di riceventi leggere e poco ingombranti. Il range migliorato di circa 1 km è un aspetto molto positivo che porta la Lite versione 1.2 tra le migliori su questa categoria, infatti di solito con questi piccoli droni non copriamo mai lunghe distanze. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.